Iniziamo. 500 g di farina 0, lievito di birra fresco, 8 grammi circa, poco poco. Trovi il riepilogo degli ingredienti sotto in descrizione nel primo commento. 400 g di acqua. L'acqua è preferibile a temperatura ambiente, che in questo periodo che fa caldo è meglio. 10 g di sale e 8 di zucchero. Come sempre puoi attivare e disattivare i sottotitoli, cioè le scritte che appaiono sotto, dal tasto in alto a destra del video, premi su CC e lavoriamo così col mestolo giusto il tempo che si assorba l'acqua e inglobi sale e zucchero. Possiamo anche continuare a mano. Olio, un cucchiaio abbondante, extravergine. Ok, un po' appiccicosa. Copriamo e lasciamo crescere per mezz'ora, 40 minuti. A dopo. Vedi, è ben cresciuta, almeno un po', giusto per lavorarla. Se possiamo lavorare col mestolo sempre dal basso verso l'alto, oppure con le mani, faccio vedere, bagnate, così non si attacca, e prendiamo dal basso ad andare in alto, così giriamo dal basso in alto. Questo procedimento servirà a farla diventare sempre più tenace, come vedi, non più morbida e liquida, ma prenderà corpo. Comincerà a fare qualche bolla. La lasciamo lievitare per 2 ore almeno, o 3, dipende dalla temperatura che c'è in casa. Comunque in questo periodo naturalmente crescerà prima rispetto all'inverno. Tutto dipende dal tempo che hai a disposizione. Io ho messo poco lievito, ma puoi metterne un po' di più se vuoi accelerare i processi di lievitazione. L'importante è che si attivi il lievito, dopodiché non fa male assolutamente. Puoi anche metterlo in frigorifero in questa fase, dopo che abbiamo fatto la prima piega, per 12-14 ore, anche tutta la notte, e poi il giorno dopo la riprendiamo e la lavoriamo, oppure la mattina per la sera. E verrà una lievitazione più lenta naturalmente, quindi puoi anche diminuire un po' il lievito, però l'importante è che prima fai fare la prima attivazione, cioè prima di fare le pieghe abbiamo fatto attivare il lievito e quindi adesso può andare in frigorifero. Io la lascio qui a temperatura ambiente e ci vediamo fra un paio d'ore, 2 o 3 ore, a fra poco. Voilà, trascorse 3 ore, questo è il risultato. Semola sul piano, la facciamo scivolare. Ancora semola sopra e leggermente allarghiamo. Divido a metà esattamente. Vedi, l'aria deve rimanere tutta dentro. Piego. Senza impastare, ripiego e chiudo all'interno. Vedi? È ariosa. E faccio lo stesso con questo. Piego. E li lascio crescere qui dentro. Li lasciamo crescere fino al raddoppio. Anche qui, se vuoi fare una lievitazione più lunga, puoi metterli in frigo. A dopo. Vedi, sono ben cresciuti, ma sempre compatti, perché abbiamo lasciato l'aria all'interno. Crescono in altezza e non in larghezza. Li prendo delicatamente e li adagio su semola sempre. Vedete che faranno tante bolle in mano.
Allarghiamo così delicatamente. È un impasto meraviglioso, io lo adoro. Lo spolvero puoi farlo con farina di semola come sto facendo io, oppure con farina di riso, viene ancora più tipo pinza, ci somiglia molto. Delicatamente, meravigliosa questa pasta. Intanto ho acceso il forno alla massima temperatura, 250. Mettiamo olio, provola o mozzarella per pizza, all'incirca 200 grammi, deve essere abbondante, e sovrapponiamo l'altra, li facciamo baciare, baciare, una pizza romantica. Vedi? Così, un filino d'olio sopra. Teglia di ferro è preferibile, questa è in ferro blu, va solamente spennellata con olio, fatta bruciare all'inizio se la comprate nuova, e poi tenerla sempre unta, preferibile come per le pizze. Infatti se tu guardi nelle pizzerie al taglio sono tutte teglie così, non sono in alluminio. Voilà! Massima potenza, quindi 250 gradi del forno normale. Se avete un forno che supera i 250, superateli pure perché è meglio. In casa si può fare alla massima temperatura, è arrivata. Sta suonando. Mettiamo sotto un 15-20 minuti. Andiamo proprio sul pavimento. A dopo. E in casa si espande un profumo irresistibile che solo la pizza, la focaccia può dare. Croccantissima. Quindi baciata, perché vedi si può aprire senza tagliarla, e dentro è già golosissima così. Lattuga, sale e olio. Questo è un esempio di farcia, ma puoi farla a tuo gusto. Visto che fa caldo, la farciamo in modo fresco. Capocollo. Puoi mettere tonno, puoi mettere prosciutto crudo, prosciutto cotto, quello che ti piace, anche con pomodoro, e richiudiamo. Focaccia baciata dalla fortuna. Assaggiamo. Guarda che meraviglia. Tutta l'aria era rimasta dentro e adesso si vedono le bolle d'aria. Sarà croccante e nello stesso tempo dentro morbida. Di questa la bontà è facilmente intuibile, non può che essere buona, quindi fatela, mi raccomando. Porterete in tavola una focaccia strepitosa. Poi la puoi fare anche a pezzi più piccoli, perché questo è un bel pezzo, quindi ha una buona resa. Oppure con lo stesso impasto fai delle pizze buonissime. Fidati, questo è l'impasto che io faccio solitamente. Vengono delle pizze croccanti, puoi farle più alte, più basse, come preferisci. È un impasto che una volta che lo fai non lo lasci più.
Infatti mi scrivete, grazie innanzitutto perché mi fate tanti complimenti e mi fa piacere che da quando avete provato la mia pizza non la lasciate più e avete portato in tavola la felicità. Queste sono le parole che mi fanno più piacere, veramente. Grazie mille. Rifatela e poi mandatemi le foto, ve l'aspetto. Ciao ciao, alla prossima. Io magno.